Benvenuti sul mio canale. Giugno è il periodo giusto per raccogliere le ciliegie visciole della pianta che ho nel mio giardino. Quest'anno il clima è stato favorevole e la chioma è colma di bellissime visciole e quindi ora vado a raccoglierle e poi farò una buonissima marmellata e siccome nella mia cucina non si butta niente, farò anche un succo dissettante da bere per i giorni caldi. Per chi non conoscesse le visciole, sono una qualità di ciliegie selvatiche molto piccole, dal colore rosso scuro, dal sapore dolce con un retrogusto acidulo. Questo frutto è poco conosciuto, ma ha una storia tramandata da generazioni ed è un patrimonio da tutelare. Con le ciliegie visciole si ricava una marmellata particolare dal sapore unico che merita di essere provata. Ma si possono fare anche sciroppi, succhi, visciole sciroppate e il vino di visciole. Oltre al gusto speciale, questo frutto ha delle proprietà benefiche per la nostra salute, come la melatonina, che è una sostanza antiossidante e antinfiammatoria, gli antociani, utili a curare i dolori d'artrite e altre malattie infiammatorie, il beta-carotene, che previene patologie cardiache e tumorali ed è utile per la salute di occhi e pelle, la quercetina, che previene le malattie cardiache e regola il livello di colesterolo, la vitamina C contenuta in buona quantità nella buccia, infine la pettina che riduce l'appetito e dà un senso di sazietà. Ora, dopo aver decantato i pregi delle visciole, vado a preparare le mie ricette. Per prima cosa lavo le visciole sotto l'acqua corrente senza togliere i gambi. Le asciugo, tolgo i gambi e li metto in una pentola grande. Nel mio caso uso una pentola da 7 litri di capienza. Quando ho messo tutte le visciole porto sul fuoco la pentola e cuocio a fuoco basso per 40 minuti. Giro spesso con il mestolo fino a quando si dispano e vedo un po' di liquido, poi do una mescolata ogni tanto. Intanto preparo una pentola un po' profonda di diametro leggermente superiore allo scolapasta che inserisco nella pentola e mi munisco del batticarne. Trascorsi 40 minuti spengo il fuoco, quindi ora con il mestolo verso le visciole e il liquido nello scolapasta e con il batticarne faccio una leggera pressione circolare in modo da separare i noccioli da succo e polpa. Tengo da parte i noccioli che mi serviranno dopo. Finito di setacciare, rimetto tutto il contenuto nella pentola grande. Aggiungo lo zucchero. Riporto sul fuoco e mescolo fino a completo scioglimento dello zucchero e cuocio ancora per 40 minuti da quando inizia a bollire. Ora riprendo i noccioli, verso l'acqua
Mescolo e filtro il liquido dallo scolapasta nella pentola utilizzata prima. Ripeto un'altra volta l'operazione, poi aggiungo il succo di un limone grande, lo zucchero e metto sul fuoco a fiamma viva e porto a ebollizione per qualche minuto. A questo punto tolgo dal fuoco, verso il succo nelle bottiglie sterilizzate e lascio raffreddare. Ed ecco un'ottima bevanda dissettante da bere fresca. A questo punto la marmellata è pronta per essere invasata. Quindi riempio i barattoli sterilizzati mentre continuo a cuocere la marmellata. Chiudo coi coperchi e li copro con i pile fino a che si sono completamente raffreddati. Infine controllo che ogni barattolo sia sottovuoto e a questo punto posso riporli nella dispensa al fresco e lontano da fonti di calore. Se tutte le operazioni sono fatte a regola d'arte, la marmellata può conservarsi per lungo tempo anche oltre l'anno successivo. Vi ringrazio per aver guardato il video, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale YouTube e se vi piace mettetemi un like, condividete e lasciatemi un commento. Vi saluto al prossimo video.